dicevo poco fa è che intanto dovremmo uscire indenni da questa mulattiera, perché se non si esce da questa mulattiera non si arriva neanche a Cesarò. Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Teo, lei è Akayuma e questo è Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi. Questo fantastico panorama siamo ai piedi delle Madonie, siamo a Castellana Sicula. Adesso andremo subito a fare colazione e poi vi racconto l'itinerario di oggi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Castellana Sicula e oggi finalmente inizieremo davvero le visite qui in Sicilia. Ci siamo spostati rispetto all'appartamento in cui abbiamo trascorso la notte per venire a fare colazione proprio qui, in quella pasticceria dietro di me. Ma adesso ci spostiamo subito a Enna per vedere il centro geografico della Sicilia. Da Enna andremo al lago Pergusa, poi passeremo dalle vecchie miniere Valguarnera Caropepe, poi andremo a Gagliano Castelferrato e dovremo terminare la giornata a Cesarò, ai piedi dei Nebrodi. Però vediamolo meglio sulla mappa. Nell'episodio precedente eravamo arrivati col traghetto a Palermo e da Palermo ci siamo spostati qui a Castellana Sicula. Oggi da Castellana Sicula ci dirigiamo verso il centro geografico della Sicilia, a Enna, dove c'è proprio un obelisco che indica il centro della Sicilia, e dopodiché ci sposteremo al lago Pergusa. Dopo il lago Pergusa passeremo dalle strade delle vecchie miniere Valguarnera Caropepe e ci sposteremo poi dopo a Gagliano Castelferrato. Dopo Gagliano Castelferrato andremo ai piedi dei Nebrodi, quindi ci spostiamo dalle Madonie dove siamo adesso ai Nebrodi dove saremo questa sera e appunto a Cesarò trascorreremo la notte. La strada che avremmo voluto percorrere per arrivare a Enna purtroppo era chiusa per via di una frana, quindi abbiamo preso l'autostrada che di certo non sarà caduta per una frana, però non è messa molto meglio. Ad ogni modo tra poco, ecco qui anche il cartello, 2,4 km c'è l'uscita per Enna. A quel punto ci dirigiamo verso l'obelisco che indica il centro geografico della Sicilia. Per cui 16 minuti e saremo lì. E tra un po' saremo proprio lì. Eccolo! E come abbiamo visto prima mentre guidavo, Enna sorge praticamente tutta su un dirupo, ma non solo, è il capoluogo di provincia più alto in Italia e viene soprannominato non per niente il Belvedere di Sicilia.
Però, oltre ad essere considerato il belvedere di Sicilia, è anche considerato l'ombelico della Sicilia. E questo è l'obelisco che lo indica, appunto. Una sosta breve, ma per vedere intanto i panorami e poi per vedere che effettivamente è il centro preciso geografico della Sicilia. E già che c'eravamo abbiamo anche approfittato per pranzare ad Enna, quindi 2 arancini, un calzone e una sfoglia. Però adesso salutiamo Enna e andiamo verso il lago Pergusa. Eccolo il lago, è quasi prosciugato, ma poi vi racconto meglio tra poco. Questo è un lago naturale, ma la sua caratteristica è che non ha immissari e si è formato grazie al movimento delle placche tettoniche. Si è creata una conca e l'acqua al suo interno, infatti, è acqua piovana e acqua proveniente dalla falda sottostante. Infatti, durante le stagioni più calde l'acqua evapora naturalmente, ma in più quest'anno ad aggravare la situazione si è messa anche la siccità e a meno di miracoli questo lago è destinato a scomparire. Infatti lo vediamo praticamente asciutto. Ma la sua scomparsa rappresenterebbe un problema molto grave perché durante i mesi invernali questo lago si trasforma in una riserva naturale e se non ci fosse più acqua non ci sarebbe neanche più la riserva. Ma a rendere ancora più particolare questo luogo è proprio l'autodromo che corre intorno al lago. E dalla sua costruzione fino a quasi gli anni 90 questa pista ha visto correre anche campionati di Formula 1 e Superbike, infatti è il Gran Premio di Enna. Questo autodromo risale al secondo dopoguerra ed è ancora attivo, tranne però che nei mesi invernali. Il motivo è molto semplice, cioè in quei mesi le specie animali migrano e si stabiliscono nel lago di Pergusa, perciò si rischierebbe di disturbarle. Ok, adesso dopo il lago di Pergusa ci spostiamo verso le strade delle vecchie miniere di Val Guarnera Caropepe.
Questa è solo una piccola parte, ma il parco minerario Floristella Grotta Calda era talmente grande da essere considerato uno dei siti più importanti in Europa per l'estrazione di zolfo. E prima delle innovazioni tecnologiche qui dentro nelle cave il lavoro si faceva tutto a mano e gli operai non erano mica solo adulti. Venivano reclutati a lavorare anche i bambini di 6 anni, il motivo era molto semplice: lo zolfo estratto doveva essere trasportato fuori dalla miniera e per trasportarlo fuori dalla miniera venivano creati dei cunicoli stretti e ripidi e i bambini erano gli unici a poterlo fare. Questi bambini ovviamente erano figli di famiglie particolarmente povere e venivano letteralmente venduti ai gestori delle miniere e poi quei soldi lì venivano rimborsati attraverso il lavoro dei piccoli. E non c'è neanche bisogno di dire che le condizioni generali di lavoro erano piuttosto scarse, così questi bambini che portavano lo zolfo in spalla, oltre a fare i conti con la fatica, dovevano soprattutto considerare il fatto che lo zolfo è estremamente infiammabile. E ovviamente gli incidenti succedevano. E come vi dicevo, tutta Europa si è rifornita di zolfo da queste miniere dal 1800 fino a pochi anni fa, fino agli anni 80 in pratica. Allora, adesso cerchiamo di uscire indenni da questa strada serrata che è quasi una mulattiera e tra l'altro sono le 6:30 del pomeriggio, quindi la tappa a Gagliano Castelferrato per oggi salta e vediamo di posticiparla domani. Per oggi ci limitiamo ad arrivare a Cesarò perché abbiamo prenotato la stanza per questa notte. E domani poi da Cesarò, ritorneremo indietro a Gagliano Castelferrato, la visiteremo e poi continueremo con il nostro itinerario. Però quello che dicevo poco fa è che intanto dovremmo uscire indenni da questa mulattiera, perché se non si esce da questa mulattiera non si arriva neanche a Cesarò. Il sole sta tramontando e quindi mi sa che anche oggi si entra in stanza col buio. Quella intanto è la rocca di Gagliano Castelferrato. Noi per oggi almeno proseguiamo e andremo dritti a Cesarò. Arriveremo tra un'ora e come previsto arriveremo decisamente col buio. Ok, check-in fatto e andiamo alla baita. Ok. Ci siamo. Allora mi aiuto con una torcia, ecco qua. Qua abbiamo parcheggiato le moto, la strada per arrivare qui l'avete vista. Poco divertente però devo dire. E questi sono tutti gli effetti delle baite. La 5 addirittura ce ne hanno date due, la 5 di Marino, la 6 la mia. Eccola qua, una baita. Già vandalizzata chiaramente, quindi vabbè. Bagno. E va bene.
Qui passerò la notte, domani andremo a Gagliano Castelferrato, quindi indietro. E l'episodio di oggi finisce qui, ma se vuoi rimanere aggiornato su questo viaggio, clicca sul tasto iscriviti, clicca sul tasto like e seguimi sui social. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!